Ciao a tutti, questo video tutorial è dedicato all'inserimento delle note sul doppio pentagramma. Iniziamo subito col dire che per introdurre le note è necessario premere il tasto Command se vi trovate su Mac o il tasto Ctrl se vi trovate su Windows. Nel momento in cui si preme il tasto, ecco che subito comparirà la nota fantasma, la Ghost Notes. Prima di poter procedere però all'inserimento è necessario selezionare la voce desiderata. Per selezionare le voci abbiamo tre modalità a disposizione. I pulsanti presenti sulla toolbar ci permettono di selezionare il basso, il tenore, il contralto o il soprano. Su ogni pulsante, una volta selezionato, vedrete comparire il colore di riferimento della nota. La nota risulterà colorata soltanto se avrete attivato la modalità colore. Potete attivarla semplicemente premendo Ctrl+C sia su Mac che su Windows. Vedete che in questo caso è comparso il colore rosso che corrisponde al basso. A questo punto posso procedere con l'inserimento selezionando il basso, il tenore, contralto e soprano. Altra modalità è quella di premere il tasto V per ciclare da una voce all'altra. Come vedete i colori cambiano, quindi in questo caso il basso, tasto V, ancora e soprano. Vediamo adesso invece la terza soluzione che secondo me è ancora più semplice. Immaginatevi il pentagramma inferiore e il pentagramma superiore divisi a metà. Il Re sarà il punto di divisione del pentagramma inferiore e il Si per quello superiore. Cliccando sotto il Re, automaticamente il selettore andrà sul basso. Cliccando sopra il Re, in un qualsiasi punto, non è necessario premere nessun tasto, soltanto un clic, la voce si posiziona su tenore. Stessa cosa per il pentagramma superiore. Se clicco sotto il Si, andrà sul contralto, sopra il Si andrà sul soprano. Quindi, ripeto, sotto il Re andiamo sul basso, sopra tenore, sotto il Si contralto, sopra soprano. In questo modo avete a disposizione sempre la selezione in modo molto veloce e immediato. Vediamo quindi l'inserimento con questa modalità. Il basso è già selezionato, per cui devo solo introdurre la nota. Seleziono il tenore, contralto e soprano. Vediamo invece un'altra possibilità dove non dobbiamo fare assolutamente nulla perché il software intuisce la posizione del puntatore. Avendo già selezionato basso, comincio con il basso a introdurre la mia nota, dopodiché premendo Command o Ctrl, ecco che già mi dà come disponibilità il tenore. Questo perché mi trovo nel pentagramma basso, di conseguenza il software capisce che la prossima nota da introdurre sarà quella del tenore, per cui introduco la seconda nota, il tenore. Andando più su già mi dà la disponibilità per il contralto e di conseguenza terminerò col soprano. Vediamo però quando questo meccanismo potrebbe incepparsi. Ad esempio in questo momento io ho la voce tenore selezionata, per cui se volessi inserire il basso, ecco che la voce mi dà come disponibilità il tenore. Mi basterebbe semplicemente cliccare sotto per spostarmi col basso. Ma supponiamo che io invece per sbaglio introduca il tenore pensando che sia un basso. Quando può accadere questa cosa? Ad esempio quando io ho i colori spenti e selezionato una semibreve. Ecco, vedete, in questo momento questa nota potrebbe benissimo essere una nota di basso. In realtà io ho introdotto un tenore. Se posiziono la nota successiva pensando che sia un tenore, cosa succede? Attiviamo la modalità colore. Ecco, vedete che in realtà il software ha intuito l'errore e le ha corrette posizionando le note nella maniera giusta. Basso sotto e tenore sopra. Questo per evitare un errore di incrocio delle voci. Bene, spero che questo tutorial vi sia di aiuto. Se avete dei dubbi o delle domande potete sempre scrivermi all'indirizzo email che è presente sul sito. Un caro saluto a tutti e alla prossima!